Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Stasera siamo nel giardino di casa mia e cercheremo di fotografare la famosa cometa di Neanderthal. Come sapete non vi ho mai nascosto il fatto di essere anche un appassionato di astronomia, dell'universo, e penso che appunto la natura non finisca sui confini del nostro pianeta, ma appunto espando anche la mia vista a quello che è al di fuori, quindi gli astri. Stasera appunto cercheremo di fotografare questo soggetto che in questo periodo è strafotografato e cercherò anche io di dare il mio contributo, perché ovviamente dopo la cometa Neowise che abbiamo trovato qualche anno fa non sarà la stessa cosa. Cercheremo comunque di fare il possibile anche con questa cometa, considerando che ovviamente questa sera, come vedete, il cielo è luminosissimo. Io purtroppo non abito dove non ho a disposizione un bel cielo, ma di solito riesco a tirare fuori qualcosa anche da un cielo così pessimo come vedete qua. Vedete quanto è chiaro, e più stasera c'è anche la luna che è quasi piena, quindi diciamo è il 70-80%, quindi diciamo che è una mission impossible quasi, però cerchiamo di fare veramente quello che è il meglio possibile. Andiamo subito a montare il nostro setup, poi vi darò anche qualche dritta. A fra poco. Questa che vedete è una montatura equatoriale, è l'astroinseguitore che utilizzo principalmente ormai da tantissimi anni a questa parte. Si tratta di una Skywatcher EQ6 e appunto fa la funzione di un astroinseguitore, cioè insegue il moto delle stelle affinché durante le esposizioni fotografiche o durante le osservazioni le stelle rimangano pressoché nello stesso punto. Come sapete, la Terra ruota su se stessa in 24 ore. Questo fa sì che le stelle nel cielo si muovano con una determinata velocità apparente. L'astroinseguitore serve proprio a colmare questo gap. Questo che vedete è un astroinseguitore piuttosto pesante, non particolarmente costoso, però serve appunto per sorreggere carichi molto pesanti. Nel vostro caso potete, se non avete necessità di montarci sopra un telescopio o attrezzatura che comunque pesa 10 o più chili, potete anche andare su qualcosa di più leggero. Ad esempio le EQ5 sono ottime, o anche altri astroinseguitori come lo Star Adventurer e similari. Ovviamente potete usare quello che meglio fa il caso vostro. Quello che sto facendo ora invece è il cosiddetto stazionamento, cioè sto posizionando il mio astroinseguitore con il canocchiale polare che è al suo interno rivolto verso il nord. L'astroinseguitore deve essere posizionato in bolla, quindi su una superficie deve essere in piano sostanzialmente. Questo avviene per far sì che possa svolgere le sue funzioni nel meglio dei modi. Ok ragazzi, ho montato il setup, come potete vedere. Manca ancora di agganciare la camera. Ho avuto un piccolo imprevisto perché volevo utilizzare il 600 f4, ma purtroppo gli attacchi che monto qua, vedete, praticamente qua io ho fatto un attacco sagomato, solo che era modellato sul 600 f4 della Canon che avevo prima e non ci va, quindi dovrò utilizzare per forza il Sony 200-600. Cercheremo di farcelo andare bene. Allora, questo qua ovviamente fate finta che non esista, è il telescopio di guida, ma in questo caso non ci serve. Qua abbiamo una Skywatcher EQ6. Ormai questa montatura avrà, non so, 15 anni, 20 anni, è vecchissima veramente. Ci ho fatto di tutto con questa montatura. Vabbè, qua abbiamo il contrappeso, come avete visto. Abbiamo fatto uno stazionamento con la montatura che punta in direzione della stella polare, che è proprio sopra questi pini qua. Quindi gli abbiamo fatto puntare la stella polare, che come avete visto l'ho inquadrata tramite questo canocchiale qui, che praticamente sbuca da qua e diciamo riesco in questo modo a puntare la polare, che andrà praticamente guardando qua dentro c'è un reticolo illuminato con un cerchietto al cui interno dovrò andare a posizionare la stella polare in base a come è posizionata in cielo, diciamo nei vari periodi dell'anno. Questo mi consente, dopo aver messo più o meno in bolla la montatura, non so se si vede, qua c'è una livella, mi consente appunto di avere quello che si chiama lo stazionamento della montatura. Questo è importante affinché la montatura che si muove sui vari assi ha una leva qua che serve praticamente
per muovere questo asse qua, che è l'asse di ascensione retta, e quest'altra leva qua che serve per muovere il setup così nell'asse di declinazione. Il contrappeso ci serve per andare a bilanciare tutto il setup, a cui va agganciata la macchina fotografica. Utilizzerò la Sony 7 IV con cui sto filmando. Questa invece è una diciamo una power station che mi sono costruito, che ha diverse chicche che mi aiutano quando devo fare proprio una ripresa astronomica vera e propria, con autoguida e tutto il resto, di camera eccetera eccetera. Qua abbiamo il software della montatura con cui andiamo a comandare tutta, diciamo, i movimenti degli assi. Questa sera non faremo diciamo, l'allineamento a 3 stelle, non ci serve, ci serve solo che la montatura sia stazionata nella direzione della polare. Non ci serve fare nient'altro se non attivare l'inseguimento dell'astroinseguitore. Non faremo nessun allineamento, niente. Adesso monto la macchina fotografica, quindi le riprese che verranno adesso le farò con il cellulare e cominceremo, si spera, a fotografare la cometa. Macchina fotografica montata, andiamo a bilanciare tutto questo accrocchio, diciamo. Ci siamo presi una bella seggiolina, così stiamo tutti comodi. Andiamo a accendere tutto. Allora, era un po' che non osservavo. Ora legale, no. No. Attiviamo Sealer Rate e ci siamo. Adesso arriva la parte divertente, perché dobbiamo andare a puntare con il nostro setup la cometa. Siccome ho la macchina fotografica attaccata, sarà molto difficile capire dove siamo in cielo, quindi dovrò un pochino adesso girovagare tra le stelle in cerca della cometa. Iniziamo. La cometa di Neanderthal, detta anche C2022E3 ZTF, è una cometa di lungo periodo, cioè che ha un periodo orbitale superiore ai 200 anni. Difatti, la sua orbita ha un periodo stimato di circa 50.000 anni. Da questo il nome cometa di Neanderthal, perché si stima l'ultimo perielio sia avvenuto proprio 50.000 anni fa, cioè quando ancora sulla Terra camminava l'uomo di Neanderthal. Durante la registrazione di questo video la cometa era posizionata in prossimità della stella polare, quindi relativamente facile da trovare. Ad occhio nudo dal mio cielo suburbano era pressoché invisibile. Probabilmente era visibile sotto un cielo scurissimo come un leggerissimo batuffolo ad occhio nudo. Solo con il binocolo sono riuscito ad avvistarla dopo alcuni minuti di ricerca. Durante il mese di febbraio comunque si muoverà attraversando il cielo nella direzione nord-est, quindi spostandosi prima attraverso i due carri, affiancando la stella polare, e poi puntando nella direzione della costellazione dell'Auriga e del Perseo, passerà appunto fra l'Auriga e il Perseo, poi attraverserà la costellazione del Toro e poi si muoverà verso sud, verso Orione, durante i successivi giorni del mese. Buono ragazzi, vi spiego che cosa ho fatto. Ho utilizzato un laser, l'ho appoggiato praticamente qua sull'asse più o meno sull'asse ottico della strumentazione, e praticamente ho puntato il fascio in cielo per aiutarmi a capire dove stavo approssimativamente. Poi che cosa ho fatto? Ho messo la lente a 200 mm, ok, quindi il meno possibile, e ho utilizzato un binocolo. Ora, con il binocolo io vedevo dove stavo puntando con il laser, e quando ho visto che il laser era sopra la cometa
Mi sono fermato, vuol dire che ero più o meno in quella zona. Adesso abbiamo messo l'obiettivo, ripeto, al minimo ingrandimento possibile e facciamo uno scatto di prova e vediamo se la cometa c'è nel campo inquadrato. La macchinetta fotografica la setterò, vi faccio vedere come la settiamo, andiamo a settarla insieme. Otturatore meccanico, impostiamo la macchina fotografica su manuale, mettiamo il tempo, facciamo 30 secondi, anzi 30 secondi forse sono ottimista, vabbè facciamo 30 secondi, l'apertura più luminosa che possiamo e mettiamo ISO, partiamo con facciamo 3200 ISO, mettiamo lo scatto con il temporizzatore, quindi autoscatto 10 secondi in modo tale da annullare l'effetto del mosso e gli diamo il via. Magari togliamo il tappo ecco fatto e vediamo che cosa fa. La montatura sentite che fa questo rumore, sta seguendo. Ok, fatto il primo scatto, andiamo a vedere, eccola qua, eccola qua, ecco la cometa. Pochi semplici passi, ci siamo. È anche già abbastanza a fuoco. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere come mettere a fuoco perfettamente. Allora, dovete andare sul menu della Sony, trovare l'impostazione ingrandimento messa a fuoco e vedete che qua questa è una stella, l'ho zoomata più possibile e andiamo a toccare adesso la ghiera della messa a fuoco in modo finché, diciamo, vediamo che questa cosa è più piccola possibile, vedete? Ecco fatto, più o meno così ci dovremmo essere. Ora riproviamo un altro scatto, vediamo, ho anche centrato di più la cometa, vediamo che cosa esce fuori. Ecco qua ragazzi, ecco la cometa, la vedete questo batuffolo al centro dell'immagine. Devo dire che anche sulle stelle niente male questo 200-600, guardate un po' i bordi, a 200 mm veramente una resa eccellente quest'ottica. Adesso proviamo a zoom, intanto un satellite, adesso quello che farei è provare a zoomare un po' di più sulla cometa e rifare il fuoco perché così siamo un pochino lontani. Ok ragazzi, ho zoomato a 600 mm, rifatto il fuoco, ho abbassato ISO a 1600 perché a 3200 come avete visto il fondoscello era molto chiaro e riproviamo un'altra esposizione così, vediamo un attimo. Ecco il primo scatto, eccola qua. Niente, ora faremo una serie di esposizioni per almeno 15-20 minuti, vediamo cosa esce fuori alla fine. Allora ragazzi, video concluso. Come avete visto ho fatto un po' di foto alla cometa, dopo aver finito la sequenza abbiamo montato un telescopio per osservarla, per osservare anche un pochino con i nostri occhi la cometa. Questo è un classico 8 pollici, anche questo telescopio è vecchissimo, avrà ormai 15-20 anni, non lo so, quindi abbiamo dato anche un'occhiata con il telescopio e devo dire si vede abbastanza bene. Ovviamente non è luminosa come la cometa Neowise che ha raggiunto magnitudini ben più importanti, comunque sia abbiamo cercato di dare il nostro contributo per una cometa che comunque ripasserà fra 50.000 anni e penso che nessuno di noi sarà qui a vederla, quindi niente, non aggiungo altro, ci vediamo con la parte relativa all'elaborazione software, al computer, quindi nulla, grazie intanto e ci vediamo fra poco. Allora ragazzi, eccoci qua, è passata la sera,
abbiamo fatto una bella dormita. Questa mattina si va a vedere gli scatti dell'altra sera della cometa e cerchiamo di processarli insieme. Allora, qui vedete che innanzitutto la prima cosa da fare è organizzare tutti i file. Io li ho organizzati in 4 sottocartelle. Questa è la cartella cometa Neanderthal. Le ho organizzate in 4 sottocartelle in modo tale da avere tutto un pochino in maniera più ordinata. Quindi nella cartella dei light abbiamo i file, come vedete, le foto della cometa che ho fatto ieri sera. Poi abbiamo la cartella dei flat, che sono i frame di calibrazione che ho fatto con il pannello, i dark, che sono altri frame di calibrazione, così come i bias. Allora, voi questi frame qua sinceramente potete anche non farli se vi risulta troppo complicato, non avete le attrezzature, per esempio per il pannello luminescente per fare i flat, che servono sostanzialmente per eliminare, sono dei frame di calibrazione che diamo in pasto al software, che servono per eliminare vignettatura e sporco eventuale sul sensore, queste robe qui, ma potete anche agire in post produzione su queste cose, quindi con PixInsight, quindi se non potete farli, non li fate. Comunque, se volete un metodo semplice per farli, basta puntare per esempio in cielo al tramonto o all'alba, in una zona più o meno uniforme, settate la macchina fotografica su modalità AV in Canon o modalità A in Sony, in Nikon non so quale sia. Puntate una porzione appunto di cielo più o meno con questa diciamo tonalità un po' uniforme, vedete, più o meno devono venire una cosa del genere. La macchinetta andrà a esporre automaticamente sul, diciamo, avendo il picco dell'istogramma più o meno a metà, ed è quello che deve succedere. Poi abbiamo i dark, che sono altri frame di calibrazione che ci servono per eliminare i pixel, quelli diciamo i pixel morti sul sensore quando diciamo si fanno esposizioni lunghe, come da 30 secondi o più, comunque possono saltare fuori dei pixel così isolati, che sono dovuti al rumore generato dal sensore della macchina fotografica. Quindi questi pixel li andiamo ad eliminare tramite questi dark, che si fanno semplicemente utilizzando gli stessi parametri di ripresa esatti, ma potete anche non per forza tenere la macchina montata sul telescopio quando li fate. Io di solito la smonto, la metto da parte, ci metto un tappo e il frame, come vedete, è nero. Deve avere però la stessa durata di esposizione, come vedete qua, che è pari a 30 secondi tempo di esposizione, stessi ISO, stesso tutto, solo che appunto sono frame neri, quindi dove il software poi riuscirà a vedere solamente, non vedrà il soggetto, ma vedrà solamente questi pixel bruciati, diciamo, questi pixel isolati che fuoriescono in seguito appunto al surriscaldamento del sensore, quando c'è il rumore dovuto alle lunghe esposizioni. I bias invece sono appunto dei frame di bias che il software utilizza, che sono ottenuti esattamente con la stessa tecnica del dark, cioè tappando la macchina fotografica sostanzialmente, e utilizzando invece il tempo, diciamo, io utilizzo stessi ISO e il tempo di esposizione questa volta più veloce che ti fa impostare la macchina fotografica, quindi nel mio caso un 8 millesimo di secondo. Io ho fatto una serie di frame, di questi frame di calibrazione, se li fate, più ne fate e meglio è. Quindi ecco, in ogni caso, se non volete perdere tempo a fare tutte queste cose, potete anche tranquillamente non farle. Il risultato dipende sempre da quanto siete pignoli voi. Se volete proprio il massimo possibile, ovviamente vi conviene farli. Se non volete farli, che non avete tempo, vi accontentate del risultato comunque tutto sommato simile ma un pochino inferiore, potete anche tralasciarli e fate direttamente vi concentrate esclusivamente sui light. A questo punto andiamo ad aprire PixInsight. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a calibrare tutte, diciamo, le nostre immagini. Quindi per farlo andiamo sulla pagina Script, Batch Processing, Weighted Batch Pre-Processing, adesso lo chiamano così in PixInsight. Quindi apriamo, si apre tutto questo pannello qua che sembra complicatissimo. Quello che noi andiamo a fare è semplicemente andare a cliccare su questi bottoni qua, Light, Flat, Dark e Bias, che sono esattamente i frame che vi ho fatto vedere prima,
e li andiamo a caricare sul software. Quindi clicchiamo su Light, andiamo sulla nostra cartella e carichiamo appunto sua cartella della cometa, e carichiamo tutti i light, che sono questi qua, come vedete. Poi facciamo la stessa cosa per tutti gli altri, quindi andiamo su Flat, poi Dark e Bias. Quindi abbiamo caricato tutti i nostri frame, come vedete qua abbiamo i Bias, Dark, Flat, che ho ottenuto con il pannello, e i light, i frame della cometa che ci interessano di più. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è settare tutti i vari parametri per diciamo la calibrazione che deve fare. Allora, questi qua relativi a bias, dark, vedete, questi sono i metodi qua con cui andrà ad integrare i vari frame. Possiamo sceglierne diversi, comunque se gli lasciate le opzioni di default vanno benissimo. Allora, quello che facciamo qua sulla finestra dei light, allora la prima cosa che dobbiamo fare adesso è andare a settare un pochino di cose. Quindi qua la directory, innanzitutto gli diamo la cartella che vogliamo. Quindi nel mio caso io ho dato la cartella della cometa di Neanderthal, quindi il software andrà a scrivere i file su quella cartella lì che ci interessa. Dopodiché qua, come vedete, abbiamo una serie di cose. Qui quello che dobbiamo fare è andare a spuntare questa casella CFA Images, perché abbiamo lavorato con una camera a colori. Quindi, come vedete, prima diciamo il software la riconosceva come bianco e nero, di default. Noi invece dobbiamo dire che abbiamo lavorato con un sensore a colori, quindi andiamo a spuntare CFA Images. Quindi anche l'abbiamo fatto nei flat, e l'andiamo a fare anche diciamo nella casella relativa ai light frame. Quindi anche qui selezioniamo CFA Images, il debuyer lo fa, diciamo, la demosagizzazione la fa automaticamente, e il metodo VNG, diciamo, è sempre andato bene, quindi lasciamo così. Bene, quindi abbiamo detto che stiamo lavorando con un sensore a colori. Ora, ecco, nella casella relativa ai light, sui parametri appunto Image Reintegration, possiamo scegliere anche i metodi di combinazione dei vari frame, per appunto il metodo con cui sommarli. Abbiamo appunto la media, la mediana, il minimo e il massimo. Il parametro di default va bene, l'algoritmo di rigetto dei pixel, quindi abbiamo diversi metodi. Io di solito metto Winsorized Sigma Clipping, che diciamo con cui mi sono sempre trovato bene, lavora bene. Diciamo non abbiamo nient'altro da configurare. Ora l'unica cosa da fare, controlliamo un attimo che non abbiamo attiva qualche opzione strana, cosa che non mi pare. Sembra tutto a posto, quindi quello che è rimasto da fare è semplicemente dargli l'ok. Quindi clicchiamo sul pulsante Run, ci dà alcune cose sulla disponibilità che abbiamo sul nostro disco di scrittura, e niente, per abbreviare i tempi ci vediamo direttamente quando il processo è finito, perché ci metterà un bel po'. PixInsight ha finito, ci ha messo esattamente 1 ora e 22 minuti. È andato tutto bene, tranne ecco il plate solving qua del reference frame, ma come abbiamo detto non ci frega assolutamente nulla. Ci ha messo veramente un'eternità. Tra l'altro la fase che dura in assoluto di più è quella della normalizzazione, 31 minuti e 40, che francamente ho fatto in passato anche bellissime immagini senza usare mai questo parametro, quindi può darsi anche che le prossime volte insomma lo elimini dal processo, perché veramente ci mette un'eternità e non so se il gioco vale la candela. Diamo gli ok, finito. Adesso questo lo possiamo chiudere. Vediamo che cosa ha prodotto il nostro processo. Andiamo sulla cartella dei master light, eccolo qua. Allora, queste sono quelle di rejection, le chiudiamo, non ce ne frega assolutamente nulla. Ecco qua il nostro file, che come vedete è tutto nero. Clicchiamo su auto stretch.
Ok, qua vedete che c'è questa immagine qua che è tutta verde, non vi preoccupate, è normalissimo. E abbiamo appunto la nostra immagine che, come vedete, presenta le stelle nel nostro fondo cielo e la cometa che, come vedete, è tutta assolutamente strisciata. Questo perché? Allora, innanzitutto vediamo che le stelle tutto sommato ha fatto un ottimo lavoro, quindi l'ottica ha lavorato bene. Considerate che appunto ho scattato su un sensore full frame, quindi insomma c'è un po' di distorsione qua, ma ho lavorato con il 200-600 che è un'ottica zoom, quindi direi affatto male, niente male, soprattutto per quello che costa. Però come vedete appunto sulle stelle si è comportata bene. La cometa, come vedete, è così tutta strisciata perché semplicemente noi abbiamo allineato le immagini sulle nostre stelle, mentre la cometa diciamo che non è come per esempio galassie e nebulose che sono sempre ferme rispetto alle stelle, ma appunto ha un moto suo, quindi si muove e durante anche ecco, il tempo di ripresa, che è stato di circa 40 minuti, la cometa si è mossa rispetto alle stelle, quindi noi abbiamo allineato sulle stelle e come vedete la cometa è strisciata. Perché abbiamo fatto questo? Perché queste stelle ci servono, perché le andremo a recuperare, ci servono da inserire appunto come background della nostra immagine. Quindi noi abbiamo fatto tutto questo lavoro appunto per avere il background e le stelle. E a testimonianza di quello che vi ho appena detto, appunto, se noi apriamo Blink e carichiamo le nostre immagini che abbiamo utilizzato appunto per la nostra somma, le carichiamo tutte, eccoci qua. Allora ci ho messo un attimino. Se adesso noi pigiamo su play, attiviamo l'animazione, vedrete appunto, ecco qua, vedete appunto, ho attivato l'animazione, vedete il moto della cometa, vedete come si sposta nel campo, guardate. Bene, questo lo possiamo chiudere, non ci interessa più. Allora, che cosa dobbiamo fare quindi? Il trucco, la chiave di tutto adesso è, diciamo, fare lo stesso procedimento, ma stavolta allineando sulla cometa. Quindi che succederà? Che noi avremo la cometa allineata e le stelle tutte mosse. In questo modo otterremo alla fine due immagini, una che è appunto questa allineata sulle stelle e una che è allineata sulla cometa. A quel punto dovremo poi fonderle insieme. Si possono fondere queste immagini con diversi metodi, possiamo utilizzare PixInsight oppure se preferite Photoshop, che io francamente preferisco perché ha delle maschere molto più precise e ti permette di lavorare in maniera appunto più minuziosa. Quindi noi comunque questa immagine adesso la teniamo da parte, la chiudiamo, la mettiamo qui. Adesso quello che facciamo è appunto andare ad aprire un tool che si chiama appunto Comet Alignment. Ci clicchiamo, ci si apre questa finestra. Allora quello che dobbiamo fare adesso è caricare i nostri file. Allora quello che dobbiamo fare è andare a aprire sulla cartella diciamo di lavoro di PixInsight, troveremo tutte le varie sottocartelle che ha creato durante il processo che abbiamo fatto prima, che ci permettono di andare a recuperare i frame che ci servono. Quindi dobbiamo andare a cliccare sulla cartella di Bayered, dove troveremo appunto le nostre immagini light che sono state già calibrate utilizzando i flat, dark e tutto il resto. Se non li avete fatti non importa, non vi servono. Andate comunque ad aprire la finestra di Bayer, vi si aprono tutte le immagini che noi andiamo a selezionare e le importiamo. In questo caso sono 53 tutte e 53 all'interno del nostro tool. Eccole qua, le abbiamo caricate. Bene, abbiamo questo. La prima cosa da fare è scegliere anche in questo caso una directory, quindi all'interno della nostra famosa cartella della cometa di Neanderthal ci creiamo un'altra sottocartella che chiameremo cometa allineata. Ok, a questo punto gli diamo l'ok. Qui i parametri li possiamo lasciare tutti come sono. Quello che facciamo è andare a selezionare il primo frame. Ok, facciamo doppio clic
e come vedete si apre il frame, si apre la vista sul frame. Quello che noi dobbiamo fare è appunto fare un auto stretch, che vedete sotto il menu immagine auto stretch, eccolo qua. A questo punto zoomiamo e quello che innanzitutto, vabbè, come vedete qua io scattavo anche, tra l'altro c'era il fumo del camino che passava, quindi proprio condizioni peggiori possibili. Notiamo anche del gradiente accentuato. Questa comunque è la prima immagine. Quello che dobbiamo fare è andare a cliccare sul nucleo della nostra cometa, eccolo qua. Ci apparirà questo cerchio che appunto servirà al programma per capire dov'è la cometa. Scorriamo tutti i frame qua sulla destra e andiamo a prendere anche l'ultimo. Facciamo sempre doppio clic, ci si apre anche questo. Quello che facciamo anche in questo caso è fare un auto stretch per capire dove, altrimenti vediamo un frame nero, quindi questi processi ci servono appunto per vedere cosa stiamo facendo. L'auto stretch non vi andrà a diciamo alterare l'immagine, è solo appunto una preview, e anche su questo frame finale andiamo a selezionare il nucleo della cometa. In questo modo, come vedete qua, sono comparsi tutti dei dati, cioè abbiamo che il frame iniziale ha delle coordinate di x e di y 0, e il software ha calcolato in tutti gli altri frame quanto si discosta la cometa dalle coordinate iniziali. In questo modo lui riuscirà praticamente a allineare tutte le varie immagini, tenendo però stavolta il fulcro sulla cometa. Una volta fatto questo processo, queste finestre le possiamo anche chiudere e clicchiamo su Apply Global qua e iniziamo. Ragazzi, come vedete il processo è finito, è andato a buon fine, ha allineato tutte le immagini sulla cometa. Quello che adesso andiamo a fare, questa finestra la possiamo chiudere, quello che facciamo è andare su Process, andiamo su Image Integration, apriamo il tool Image Integration e praticamente andiamo ad aggiungere dalla nostra cartella che avevamo creato appunto in precedenza tutti i frame che abbiamo appena allineato sulla cometa, che come vedete sono contraddistinti da questa sigla CA. C sta per calibrato, D sta per dewired e CA è il processo che abbiamo appena fatto di allineamento sulla cometa. Quindi andiamo a caricare tutti i nostri frame. Qua possiamo lasciare tutti i parametri di default, il pixel rejection possiamo utilizzare Winsorized Sigma Clipping con cui mi trovo abbastanza bene. Ancora una volta andiamo a cliccare su Apply Global. Ora il tool partirà, quello che otterremo è una immagine finale sommata con tutte le immagini allineate sulla cometa, quindi otterremo stavolta l'immagine della cometa ferma e le stelle mosse. Il processo è finito, abbiamo di nuovo, vedete, l'immagine di rejection high e low che andiamo a chiudere, non ci interessano, e abbiamo, ecco, la nostra immagine finale dello stack eseguito sulla cometa allineata. Se andiamo a fare un auto stretch vedremo appunto, eccola qua, si vede la cometa, si intravede la coda, eccola qui, e vedete le stelle tutte strisciate, ecco qua. Adesso questa immagine è così verde, non vi preoccupate, è normale, perché l'STF non va a sistemare anche, diciamo, i bilanciamenti, le curve eccetera eccetera. Quello che dobbiamo fare adesso è elaborare, diciamo, queste due immagini delle stelle del cielo, cioè delle stelle allineate e della cometa allineata separatamente, otteniamo un po', diciamo, il miglior risultato possibile e poi le andremo ad unire. Proveremo in Photoshop. Ora non vi faccio vedere tutta la parte relativa al processing, perché altrimenti questo rischia veramente di diventare il video più lungo presente su YouTube. Quindi ci vediamo direttamente con i risultati finiti, diciamo, da mettere in Photoshop. A fra poco. Eccoci qua.
abbiamo elaborato le nostre immagini con PixInsight. Non vi ho fatto vedere tutto il processo perché, ripeto, altrimenti sarebbe diventato un video lunghissimo, però fatemi sapere se siete interessati a vedere anche quella parte lì, ma sicuramente troverete 1000 tutorial sul web. Comunque, diciamo, in generale il lavoro maggiore, quello che dovete fare è strecciare le immagini, fare estrapolare tutto il segnale da quelle immagini che avevamo ottenuto, che in PixInsight erano completamente nere. Le andate a processare attraverso un tool che in PixInsight si chiama Histogram Transformation. Potete cercare anche delle guide su Google, insomma, dove ne troverete sicuramente tante che vi insegnano come si strecciano le immagini, come si fa l'estrapolazione del segnale. Io qua l'ho già fatte e l'ho già sistemato, come vedete abbiamo tolto anche quella dominante verde che c'era, che assolutamente non è un problema, diciamo che si toglie facilmente con Histogram Transformation. E vedete, questa è l'immagine cioè questa è la risultante delle immagini allineate sulla cometa. Come vedete è uscita una struttura sulla coda veramente interessante, che sinceramente non avevo visto nelle immagini sul web, nonostante io abbia scattato appunto da un cielo veramente schifoso. Infatti qua vedete vari gradienti, e qua invece abbiamo l'immagine con, diciamo, le stelle e il fondo cielo sistemato. Quindi allora, quello che dobbiamo fare adesso è sistemare questa immagine qui. Allora, quello che dobbiamo fare qua adesso è con lo strumento cerotto o con il timbro clone. Io uso il cerotto impostato in questa maniera qua. La durezza abbassiamo a 0. Il diametro, vabbè, ve lo scegliete voi in base a quello che dovete fare, e ci passiamo sopra, diciamo, sulle varie aree dello schermo dove ci sono appunto quelle strisciate, quelle più visibili, che danno più fastidio, diciamo. Ok? Quindi andiamo pian pianino a fare questo processo qui, che è un po' noioso. Come vedete siamo andati a rimuovere tutte le strisciate un pochino più fastidiose, vedete? Proprio con lo strumento cerotto. In questo modo abbiamo un pochino ripulito il fondo cielo. Uniamo i livelli. Un'altra cosa che andiamo a fare adesso è cercare di diciamo ripulire il fondo cielo e magari abbassarne un po' la luminosità, in modo tale da mascherare questo effetto pioggia strisciato. Ok, proviamo. Filtro, disturbo, polvere e graffi. Ok, diciamo che così più o meno può andare. Ok, abbiamo, come vedete, questo livello un po' spianato, piallato. E adesso quello che andiamo a fare è cercare di trovare un equilibrio, ecco, diciamo più o meno in questo modo. Andiamo con lo strumento gomma a cancellare qua la parte che ci interessa relativa alla cometa, e anche qua sulla coda. Ok, in questo modo praticamente abbiamo un pochino sistemato il fondo cielo. Altra cosa che possiamo fare è appunto abbassare la luminosità del fondo cielo. Prendiamo lo strumento valori tonali in Photoshop, spostiamo il cursore di sinistra così, e anche un pochino il cursore questo di mezzo, in questa maniera qua. Ok, direi che già è un'altra storia. Ora quello che dobbiamo fare è portare le nostre stelle da questa immagine a questa. Quindi quello che facciamo su questa immagine, andiamo a zoomare, prendiamo lo strumento selezione, intervallo colori, ecco qua, gli diamo una tolleranza più o meno così, ecco qua, abbiamo le nostre stelle. Selezione, modifica, espandi, andiamo un pixel, e selezione, modifica, sfuma un pixel. Dopodiché facciamo modifica, copia.
Quindi adesso vedete che ci ha selezionato anche la parte del nucleo che noi non vogliamo, quindi la andiamo a togliere e qui facciamo modifica copia e modifica incolla. Ecco qua le nostre stelle. Bene ragazzi, adesso rimangono veramente pochi ritocchi da fare alla nostra immagine. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi sia servito. Fatemi sapere se volete avere altri contenuti di questo genere. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.